Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come stiamo? Tutto bene? Vi è piaciuto il video di ieri? Fatemelo sapere nei commenti e in più fatemi sapere anche di quello che penserete di questo video, logicamente. Oggi mi piacerebbe parlare di quello che è prendere azione. Prendi azione. Qualsiasi cosa tu voglia realizzare nella vita, prendi azione. Realizzalo. Cos'hai da perdere? Cos'hai da perdere veramente? Perché molte persone ogni volta si soffermano sulle, passatemi il termine, sulle cazzate. Cioè, perdo tempo, che è qualcosa di estremamente falso, perché nel momento in cui tu rinunci ai tuoi sogni, lì stai perdendo tempo. Lì stai perdendo tempo, perché ti accontenti di un qualcosa che non ti piace. Capite bene che c'è un'altra visione del perdere tempo in questo momento. Perdo amici, perdo soldi, perdo la fiducia degli altri. Non stai perdendo queste cose, le stai utilizzando per crescere. Immaginati di stare in una compagnia di 6, 7, 8, 9, 10 persone, va bene. Questa compagnia pensa soltanto a divertirsi, bere. Adesso non devono essere tutte così le compagnie, sto prendendo un esempio, diciamo, di amicizie tossiche. Divertirsi, bere, cazzeggiare, fumare, non parlo di tabacco, andare a divertirsi in maniera corporale. Capite bene che non portano sulla giusta strada. Perché? Perché nel momento in cui tu dai la precedenza a spendere soldi per divertirti, bere, fumare, fichi fichi, eccetera, tu stai spostando la tua concentrazione, il tuo focus su quello che tu vorresti realmente avere dalla tua vita a quello che tu vuoi in questo momento. Le azioni che tu hai preso nel passato vengono riflesse in quello che è il presente. Il presente che tu hai ora è stato determinato da quelle azioni che tu hai preso nel passato. Se tu adesso non hai una lira, arrivi a fine mese con l'acqua alla gola, vivi ancora con i tuoi genitori, devi chiedere un prestito anche soltanto per fare benzina, è perché hai preso delle decisioni nel passato che, come penserai in questo momento, non erano adeguate, non erano corrette, non erano giuste, ma non giuste per me, per carità di Dio, perché ognuno poi prende le proprie decisioni, ma giuste per quello che era il tuo futuro. Quindi se il passato, cioè se il presente è un riflesso del passato, il futuro è un riflesso di cosa? Del presente. Ci si sofferma troppo su quello che è il passato e il futuro, no? Il passato è andato, basta, ciao, grazie, arrivederci, sei stato fenomenale per via dell'esperienza che mi hai dato, ma finisce lì. Capito? Cioè, invece molte persone si soffermano su quelli che sono stati i problemi del passato. Ma io, sai, ho avuto una vita difficile. E quindi? E quindi? Cioè, ti devi aggrappare alla scusante della vita difficile per continuare ad averla? Cioè, scusami se mi permetto, ma non è una cosa intelligente. E spero che siamo d'accordo entrambi, no? Cioè, nel momento in cui tu hai una vita di merda, passatemi un altro termine, è una vita di merda, cioè, sai cosa significa avere una vita di merda? Tu per il tuo futuro cosa vuoi? La stessa vita di merda o ti piacerebbe averne un'altra? Se ti piacerebbe avere comunque la stessa, continua così, non fare niente, non cambiare. Continua a fare quello che stai facendo. Tranquillo che otterrai di nuovo la tua vita di merda. Nel momento in cui tu vuoi cambiare la tua vita e iniziare ad avere ciò che hai sempre desiderato, devi cambiare. Devi premere quel pulsante. Devi accendere la luce. Ma non basta volerlo, devi anche farlo. Però capite bene che se tu vedi la tua vita passata come un'ancora, rimarrai fermo. Se invece vedi la tua vita passata come cazzarola o è stato un mare in burrasca, per prendere un attimo la metafora dell'ancora, un bel mare in burrasca, ho perso carico, ho perso
mi si è rotta la nave, qualsiasi altra cosa brutta che sia successa. Ora prendo precauzioni, lego la roba dentro la barca, prendo una barca magari un po' più resistente o comunque modifico la mia per essere più resistente. Lì cambi la tua vita. Non nel momento in cui dici cazzarola, è stato un mare, un burrasca, non andiamoci più nel mare, basta. Perché? Perché? È stata un'avventura. Jim Rohn, dentro un suo podcast, disse: preferite 30 anni di vita piena di emozioni, piena di avventura, o 100 anni in sicurezza, chiusi in un angolino, a far niente da mattina a sera tranne mangiare, bere, dormire e fare i bisogni? Bah, se io devo scegliere, preferirei la vita piena di emozioni. Piuttosto veramente vivo 30 anni, ma piuttosto che 100 anni chiuso in un angolino come un vegetale. Onestamente. Poi magari c'è qualcuno che dice, vuoi mettere però 100 anni? Hai ragione, vuoi mettere 100 anni, ma come 100 anni? Puoi arrivarci a 100 anni e viverla piena di emozioni, ma devi prendere azione. Devi prendere azione. Mentre, ora chiudiamo il discorso del passato, mentre il futuro noi lo guardiamo come incertezza, siamo spaventati. Cosa devo fare? Perché devo farlo? Cosa otterrò se farò questo? È lì che le persone sbagliano. Si fanno sovrastare dalle emozioni. Perché? È così emozionante. E sapete perché è emozionante? Perché noi abbiamo il potere di modellare il futuro a nostro piacimento. E non è una bufala. Tu scrivi, ti prendi il tuo bel notebook, dove qua io ho scritto una valanga di appunti, e ti scrivi ciò che vuoi diventare, ciò che vuoi avere, ciò che vuoi essere, ciò che vuoi, qualsiasi cosa. Lo scrivi e tu quello che scrivi puoi realizzarlo. Cioè, vuoi avere 1 miliardo sul conto? Puoi farlo. Non è impossibile. È difficile, ma non è impossibile. Quello che le persone sbagliano è che non fissano neanche obiettivi, o se li fissano, li limitano perché dicono così almeno posso, sai, spuntare. Ma cosa ti frega se puoi spuntarlo o meno, in primis? E secondo, se tu scrivi voglio diventare l'uomo più ricco del mondo, sarà difficile, magari non lo diventi, ma ci arrivi vicino. Vuoi avere 2, 3, 4, 5 mila euro sul conto e dire voglio diventare l'uomo più ricco del mondo? Se non ci provi nemmeno, avrai 2, 3, 4, 5 mila euro sul conto per tutto il resto della tua vita. Se ci provi, magari arrivi a 3, 4, 5, 6, 7, 100 milioni di euro sul conto. Capisci bene che è un bel salto. Magari non arrivi dove vuoi arrivare, ma cambi completamente la tua vita. Non limitarti, non farti spaventare dal futuro. È bello il futuro perché tu puoi crearlo, tu puoi realizzare quello che vuoi realizzare. Nessun altro, cioè non è che tu scrivi un tuo sogno e dici ok, adesso mi metto qua seduto, aspettiamo che si realizzi o comunque che passi il genio della lampada, una lampada, la strofino e succede. No, è questo il bello. Nel momento in cui tu ti fissi degli obiettivi, tu hai la capacità di realizzarli. Assurdo, assurdo. E funziona tutto grazie alla lezione della volta scorsa. La lettura, ce l'ho sempre qua perché devo finirlo. La lettura. Leggi, cresci, applica e ottieni. La chiave per il tuo successo sei tu. Sei tu e soltanto tu. Guarda, mi dispiace non avere il telefono perché avevo visto una tendenza, ma lo facciamo comunque. Fate finta che qua dentro ci sia un telefono. Io in questo momento sto facendo la foto a una persona di successo. Sto facendo la foto a un futuro milionario, a una futura milionaria. Io sto facendo la foto a una persona che realizzerà qualsiasi cosa voglia nella propria vita. E ci voglio scommettere tutto quello che sto costruendo. Voi, se lo volete, potete ottenerlo. Clic, fatto la foto. Quindi non fatevi limitare da quello che volete.
Ma soprattutto non fissatevi su quello che otterrete. Perché? Perché nel momento in cui lo otterrete, se non avrete una mentalità corretta, lo perderete subito. Come avevamo detto ieri nel video, nel momento in cui tu cambi la tua mentalità, tu lo ottieni. Nel momento in cui tutti i soldi del mondo verranno spartiti in maniera equa tra tutti gli abitanti del mondo, in giro di 10 anni ritorneranno nelle tasche di origine. C'ho qua una frase che secondo me veramente è potente, potente. Non è ciò che ottieni l'importante, ma è ciò che diventi per ottenerlo. Riscrivetela e leggetela più spesso e capirete perché ve l'ho detta. Io con questo video vi saluto. Mi pare che sia stato il video più bello che abbia fatto fino ad ora. Non so perché ho questa impressione, perché ci ho messo forse più emozione, più sentimenti, più cazzim, come direbbero giù. Quindi vi lascio, vi auguro una splendida giornata. Fate qualcosa di bello per un'altra persona. Noi ci vediamo lunedì con il prossimo video. Buon weekend e ciao a tutti.